Ciao, sono Damiano e siamo sul set di Spring of a Dancer, un film, ma anche un libro, un podcast e una conferenza filosofica sul tema. In questo progetto artistico, che è un progetto cross-mediale che coinvolge diverse forme di espressione, la domanda di fondo è: che senso ha danzare oggi? E questa è una domanda che mi pongo forse dalla prima volta che ho iniziato a danzare. È una domanda che oggi considero particolarmente importante per il tempo che stiamo vivendo. È un tempo che ogni tanto ci può porre dei dubbi, per esempio, perché stiamo mettendo in discussione di nuovo dei principi come la libertà di espressione, come il diritto all'autodeterminazione che credevamo fossero scontati dopo la seconda guerra mondiale, ma evidentemente oggi vengono messi in questione e il compito dell'arte è quello di interrogarsi sulle parole che utilizziamo e sulle azioni che facciamo. La danza è un'opportunità particolarmente importante per entrare in profondità sul senso, sul significato dei gesti, certamente. E la riflessione filosofica è uno strumento fondamentale per mettere in questione il pensiero e le parole che noi utilizziamo. Ecco perché porsi la domanda che senso ha danzare oggi pone sullo stesso piano due discipline, due forme dell'essere umano che mi stanno particolarmente a cuore, e sono la danza e la filosofia. Spring of a Dancer quindi vuole essere un gesto di risveglio, come succede alle gemme che pongono i loro fiori dopo il duro inverno alla primavera. Le gemme percorrono lungo la grande gravidanza, potremmo dire, che comincia dopo l'autunno, durante l'inverno, e iniziano a nascere dalla dura corteccia degli alberi, per poi sbocciare con questi delicati, pensiamo, petali, ma quanto sono colorati e quanto sono profumati. In primavera i fiori sbocciano per pochi istanti e delle volte proprio per pochi giorni o per qualche settimana. E grazie al loro sbocciare, all'intensità dei loro colori e dei loro profumi, ma anche alla diversità, quindi ci sono dei fiori più colorati, altri meno, più profumati, altri meno. Grazie a tutto questo riescono a coinvolgere gli insetti e coinvolgere i venti e a distribuire di nuovo un nuovo ciclo di rinascita. Ecco, questo è il messaggio di fondo di Spring of a Dancer, ma credo che sia anche il messaggio di fondo di ogni forma artistica. Facendo arte, gli artisti infatti attraversano le difficoltà, attraversano addirittura la follia, però con il gesto artistico il dolore e la difficoltà del processo artistico si trasformano in un oggetto che prende vita da sé, che giunge al mondo e che porta nuova ispirazione all'umanità. Questo è il gesto artistico che in qualche modo ripercorre il senso delle stagioni che abbiamo ricordato poco fa. Ecco, in Spring of a Dancer io mi chiedo che senso ha danzare oggi per porre sulla bilancia di questo progetto artistico due linguaggi, il linguaggio della danza e il linguaggio della filosofia. Porci una domanda di senso, infatti, significa entrare sul piano filosofico, e parlare di danza ovviamente non ha senso se non si è fatto esperienza di che cosa sia la danza. E una domanda che mi pongo oggi in quanto danzatore buto italiano è: ma che senso ha danzare oggi?
E che senso ha danzare proprio la danza Buto, oltretutto lontano dal paese di origine, quindi lontano dal Giappone? Ecco, se ci ponessimo una domanda socratica di inizio e quindi ci chiedessimo che cos'è la danza Buto, dovremmo rispondere che effettivamente non lo sappiamo, perché la danza Buto rifugge le definizioni. La danza Buto non sa che cosa sia il gesto giusto e il gesto sbagliato. Quindi non c'è un movimento corretto e un movimento non corretto nella danza Buto. C'è il gesto rivoluzionario. Tatsumi Hikata, quando fonda la danza Buto, vuole portare una rivoluzione rispetto a una società che lui considerava addormentata. Il gesto della danza Buto è un gesto contro la letargia sociale dell'epoca, quindi pensiamo a un Giappone post seconda guerra mondiale negli anni 50 che come in Italia rincorre il capitalismo e rincorre la rincorsa alla performance. La performance quindi in una società capitalista è la massima efficienza e la massima efficacia dell'azione. Ecco invece che l'azione performativa della danza Buto si stacca da questa dimensione e rivaluta il gesto anche scomposto, il gesto che devia dalla norma, come per esempio il movimento che compie un feto all'interno del grembo materno o il movimento che compie una persona affetta da Parkinson. Quello che è interessante per la danza Buto quindi è ciò che in qualche modo non si allinea alla performance standard e che quindi in questo senso devia dalla norma. Anche per questo la prima performance di danza Buto nel 1959 porta sul palco un rituale in cui viene quasi strozzato un pollo, ma non solo. Nella narrazione e nel romanzo di Yukio Mishima, richiamato dal titolo Kinjiki, si parla di un incontro omoerotico e quindi si tratta di qualcosa che di nuovo devia dalla norma, in quel caso devia da una situazione di patriarcato e di eteronorma. E quindi che senso ha danzare ancora oggi una danza che è stata presentata per la prima volta in Giappone nel contesto post seconda guerra mondiale, durante la rincorsa al capitalismo, con questa carica rivoluzionaria? Ecco, forse oggi non siamo molto distanti da quella situazione, ci troviamo in bilico con un possibile nuovo conflitto atomico, con nuovi conflitti internazionali in zone che non pensavamo potessero di nuovo essere investite dal conflitto. E quindi che senso ha danzare oggi? La danza oggi, nel momento in cui ci sono questi conflitti e vengono di nuovo messi in discussione dei diritti che noi davamo per scontato, come il diritto all'autodeterminazione da parte di tutte e di tutti, o come il diritto alla libertà di espressione. In questa situazione credo sia fondamentale tornare alla danza, che ci ancora alle radici, che ci fanno comprendere come nessuno di noi può vivere sotto la propria pelle. Dobbiamo e siamo fatti per connetterci con gli altri esseri umani che compongono la nostra società, non possiamo rimanere indifferenti rispetto all'altro, ma non possiamo nemmeno rimanere indifferenti rispetto all'oltre, a tutto quello che è il mondo animale o naturale, al pianeta, ma non solo. Non possiamo rimanere indifferenti nemmeno rispetto a ciò che crediamo non esista, a ciò che crediamo non esista più o che non esista ancora. Non possiamo rimanere indifferenti, per esempio, rispetto alle prossime generazioni, al pianeta che lasceremo o alle società che lasceremo alle prossime generazioni, ma non possiamo rimanere indifferenti nemmeno per tutte quelle morti che grazie alla loro vita, alla loro esistenza, hanno dato l'opportunità a noi di esistere e di vivere in questo mondo che noi abitiamo in questo momento. Spring of a Dancer quindi ci riconduce al tema dell'ispirazione.
Essere ispirati significa in qualche modo essere entusiasti. Secondo la radice greca di questo termine, che significa entheos, essere invio, essere ispirati per esempio dalle muse. L'ispirazione oggi è fondamentale perché se vogliamo comunicare qualcosa, se vogliamo utilizzare le parole, è importante essere ispirati per sapere che cosa significano nel profondo le parole che utilizziamo, che siano aderenti a chi siamo in quel momento, a quello che vogliamo comunicare, ma non solamente in una prospettiva autoriferita. È importante che durante l'ispirazione noi siamo in Dio, il che significa che noi siamo connessi con tutto ciò che va fuori e oltre la nostra pelle e non solamente sotto la sua superficie.